actually saw what happened. One of them was Sì, 5-6 anni. one of them was 5 years old when he attended the massacre, and the other one. Persone, perché su da noi erano venuti altre persone, perché fu preso, fu messo insieme a tutti. I tedeschi ebbero paura a fare, diciamo, il massacro in questo punto tutti insieme, perché ci potevano essere anche delle rivolte. Un funerale qui, praticamente la chiesa era qui, arrivò all'improvviso una pattuglia di tedeschi. Among the Italian population at this time of the war was that the Italians wanted the Germans to go away from the country. And lots of families were also helping the resistance. Oggi siamo al Museo Mine di Castelnuovo dei Sabbioni con i 28 ragazzi del progetto BRICS Made of Words provenienti da tutta Europa per questa 2 giorni dedicata al ricordo degli eccidi nazifascisti nelle zone del comune di Cavriglia. Sì, intanto è stato un grande onore poter ospitare questo gruppo di giovani specialisti, ricercatori provenienti praticamente da tutta Europa qui nel territorio del Valdarno, nel comune di Cavriglia, per la precisione nel borgo di Castelnuovo d'Avane, che riavrà proprio nuova vita grazie ai fondi del PNRR e rivivrà con progetti culturali come questo. I ragazzi hanno avuto l'opportunità di fare un'esperienza immersiva nei luoghi dei massacri nazisti che si consumarono nel comune di Cavriglia fra il 4 e l'11 luglio del 1944, ma anche di visitare Civitella della Chiana e Bucine. Dopo il 29 giugno morirono oltre 200 vittime civili, anche in quel caso donne e bambini. Qui nel comune di Cavriglia soltanto maschi innocenti fra i 14 e i 95 anni. Hanno visitato Meleto Valdarno, Massa, San Martino, sono stati qui. Alle mie spalle c'è il Museo Mine, nell'auditorium del museo, dove hanno fatto degli approfondimenti con specialisti, storici, quindi è stato un momento di arricchimento reciproco. Però credo che in sé il bando che ha vinto Arci con Comune di Cavriglia Partner per poter portare nei luoghi di massacri terribili avvenuti in tutta Europa durante la Seconda Guerra Mondiale tanti giovani ricercatori che a loro volta sono stati selezionati, serva a capire le radici dell'Europa, cioè dove è nata davvero l'Europa, laddove è stato versato sangue innocente in luoghi sperduti delle campagne o vicino al mare di questo immenso continente. Quindi fare questo viaggio significa tornare alle nostre radici e capire davvero il significato della parola Europa. Questo credo sia il senso più profondo di questo viaggio, e per il Comune di Cavriglia è stato un onore esserne partner ed averlo vinto insieme all'Arci Valdarno. Ci fa molto piacere alla nostra associazione, all'Arci Valdarno, oggi condividere parte della nostra storia, parte del nostro territorio con dei ragazzi che vengono da molti stati, da molte province, da molti territori della nostra Unione Europea.
È il primo giorno, anzi il secondo giorno di presenza sul territorio del gruppo del nostro progetto di Europa dei cittadini, che vede come capofila Arci Valdarno, e quindi abbiamo sul territorio un gruppo che si compone, oltre che dei nostri ragazzi che poi andranno a fare il percorso all'estero, dei nostri ospiti che partecipano al progetto come derivazione dagli altri stati partner. È un piacere perché siamo in un periodo complesso e quindi con ancora maggior significato sia per la nostra comunità del Valdarno, ma penso insomma anche per il delicato momento che stiamo vivendo, vedere assieme ragazzi che si trovano assieme proveniendo da più parti della nostra Unione Europea. Ci tengo a sottolineare che la volontà sottesa a questo percorso della nostra associazione in Valdarno, che è stata quella di investire ormai dal 2019 su un incremento delle capacità di progettazione europea, con investimenti non secondari per un'associazione senza fini di lucro, che ha visto, grazie all'impegno nostro, grazie all'impegno di Marzia Franci, la nostra responsabile dei progetti, che ha visto Arci Valdarno nell'arco di questi 2 anni essere assegnatario come capofila di 2 progetti europei, Erasmus Plus, Europa dei cittadini, e poi anche la buona notizia a breve arrivata dell'approvazione di un progetto su una piattaforma di finanziamento italiano per un primo piano educativo di comunità nella zona di Castelnuovo Santa Barbara con la scuola media. Quindi questo vuole essere anche un nostro segnale, una nostra iniziativa che vuole richiamare alla forza, la forza del fare, che ci deve contraddistinguere in questo periodo complesso per tutti, per i cittadini, per le famiglie, complesso anche per tutte le associazioni, al quale noi Arci con i nostri circoli abbiamo deciso di reagire così. Con Marzia Franci di Arci Valdarno, anche a lei una domanda, quindi il ruolo dell'Arci nell'organizzazione di questo evento, un segnale importante, un messaggio importante per le nuove generazioni. Allora, Arci Valdarno è il gestore del progetto e il capofila di 7 partner che fanno parte della rete del progetto e insieme tra l'altro anche al Comune di Cavriglia, quindi il nostro compito è quello di gestire tutte le attività, non soltanto in Italia ma anche tutte le attività prevalentemente mobilità che ci saranno negli altri paesi europei. Il programma che ha finanziato questo progetto, appunto, che si chiama Bricks Made of Words, è un programma particolare perché è un programma che si chiama proprio Europa dei cittadini. Abbiamo deciso noi di declinarlo anche sul tema della memoria, perché pensiamo, come pensa l'Europa, che la memoria sia comunque un valore fondamentale, non soltanto da celebrare, chiaramente anche da celebrare in alcune circostanze, in alcuni eventi, ma soprattutto sia uno strumento per costruire. Quindi per Arci Valdarno la memoria è fondamentale per costruire il presente e per immaginarsi le prospettive future. Per l'Europa, che appunto finanzia con questi bandi progetti che hanno come tema la memoria serve proprio a costruire la cittadinanza europea. Sonia Tognazzi, assessore del Comune di Cavriglia, il ruolo del Comune di Cavriglia nell'evento che ospita questa mattina, l'evento Bricks Made of Words. Sì, il Comune è veramente orgoglioso di aver progettato questa iniziativa, questo enorme lavoro con Arci Valdarno per ospitare oggi e in queste giornate ben 28 ragazzi provenienti da 7 paesi diversi, 7 paesi in tutta Europa. Stamani mattina hanno avuto la possibilità di visitare Meleto Valdarno e Castelnuovo dei Sabbioni, dove appunto hanno visitato i luoghi e hanno potuto ascoltare le testimonianze di quello che è stato qui nel luglio del 1944, quando avvennero delle terribili stragi ad opera dei nazifascisti. Queste comunità hanno dato tanto in termini di sacrificio per la creazione di quella che è stata il nostro paese unito.
la nostra Italia libera, ma anche, vorrei dire, in quei momenti si sono poste le fondamenta per la creazione dell'Europa unita, basata sui valori della pace, della solidarietà, della dignità umana. E quindi per noi è oggi veramente un grande onore poterli accogliere qui, poter far sì che abbiano modo di studiare, di confrontarsi, di interrogarsi sui valori fondanti dell'Europa. Proprio oggi che sentiamo fortemente il bisogno di ritornare a parlare di questi temi a causa di una guerra che minaccia quella pace che nel corso del tempo è stata costruita, quella pace sociale e quella dignità umana che deve tornare al centro dei rapporti in Italia e negli altri paesi di tutta l'Europa. Con Paola Bertoncini, direttrice del Museo Mine, inizia oggi la 2 giorni del progetto BRICS Made of Words. Intanto ci parli un po' di questa iniziativa e il ruolo del museo in questo evento. Allora, il progetto è un progetto strutturato dall'Arci insieme al Comune di Cavriglia e vede proprio nella riscoperta e nella lettura della memoria dei momenti, dei valori di discussione che possano oggi permettere anche di comprendere posizioni, mi verrebbe da dire politiche, quindi abbiamo dei gruppi di giovani che sono, tra virgolette, euroscettici e altri che invece sono molto a favore dell'Europa. Cioè, diciamo, è un momento di dialogo attraverso il quale, mettendo a confronto la storia, le memorie, ma anche tutto ciò che poi si è costruito nel tempo e quello soprattutto che è emerso per il nostro territorio dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha costituito come fondamento e valore per oggi riconoscersi appunto in una identità europea, in una condivisione di ruoli, di valori emersi proprio dai grandi conflitti che hanno investito l'Europa nella Seconda Guerra Mondiale. Con Erika Alpini, una delle ragazze coinvolte nel progetto, il valore della memoria come uno dei valori fondanti dell'Unione Europea. Sì, allora ci troviamo oggi appunto nel borgo di Castelnuovo dei Sabbioni e in quello che all'inizio sono le prime giornate appunto di questo progetto che partirà dall'Italia e poi andrà avanti in vari paesi dell'Unione Europea e appunto il tema fondamentale in questi giorni è il ricordo, quindi la memoria in quello che è stato e sarà appunto il futuro e l'importanza dell'unione fra paesi appunto. E quindi niente, ecco, in questi giorni si stanno svolgendo varie iniziative che sono appunto mirate ad incrementare appunto questo senso civico e tutti noi giovani soprattutto e andremo a mantenere, spero, nei prossimi anni a venire. Jovan, un altro ragazzo coinvolto nel progetto, anche a te il ruolo della memoria, l'importanza di progetti come questi per le nuove generazioni. Per young generation it is very important to know about history. È molto importante oggigiorno condividere questi valori con dei compagni appunto europei che possono intendere, possono capire, possono rendersi conto di quella che è la realtà odierna e passata delle nostre epoche e sono valori comuni su cui fondare appunto il futuro e continuare nel presente secondo quelli che sono i valori attuali dell'Unione Europea e è un modo molto importante per capire anche le varie realtà, che si tratti di piccoli paesi o città più grandi come quelle che visiteremo grazie al progetto nel futuro come Belgrado e Sarajevo. Siamo a Civitella in Val di Chiana, in piazza Don Alcide Lazzari, davanti a uno dei monumenti dedicati alla memoria. Il parroco, Don Alcide Lazzari, in quanto religioso sarebbe stato salvato dall'esercito tedesco, ma scelse di condividere la sfortunata sorte dei suoi concittadini. Qui, quella mattina del giugno del 1944, furono uccise più di 110 persone da uno squadrone dell'esercito tedesco.
Alla Sala della Memoria Civitella Valdichiana con Tersilio Bozzi, curatore di questa mostra. 2 parole intanto su quello che sono stati gli accadimenti di questo luogo e l'importanza di trattare di questi argomenti con le giovani generazioni. Allora, rispondo subito alla seconda. Le giovani generazioni saranno quelle che porteranno in avanti il ricordo. Io ho già 75 anni, sicché non so quanto ancora mi resterà. Finché ce la farò sarò ben lieto, ma vorrei trasmettere ai giovani che potranno portare in futuro il ricordo di quanto è successo, perché sia di monito a tutti e perché questo non abbia più a risuccedere. Purtroppo sta succedendo ancora da qualche parte, anzi da troppe parti. E 2 parole anche su quelli che sono stati gli accadimenti, sappiamo appunto dell'eccidio di Civitella Valdichiana. Qui il 29 giugno 1944 è successo una strage efferata, è poco dire efferata, proprio un massacro, perché il paese scinto d'assedio dalle truppe nazifasciste è stato raso al suolo, incendiato. Tutte le persone di sesso maschile trovate in paese e nel circondario sono stati uccisi. Alcune in paese, in particolare quelle che erano in chiesa, da un plotone di esecuzione fucilati lungo i locali dell'asilo. Le altre nelle case, dopodiché sono state anche incendiate, per cui di molte persone non siamo riusciti a trovare che un ammasso di ceneri. Evaded from this previous war camp. È venuto qui un ufficiale tedesco, medico, a constatare la morte dei militari. Donacine si è offerto di fare il funerale che facciamo tradizionalmente noi, le nostre persone, e di seppellire nel nostro cimitero. La popolazione non c'è niente per questi ragazzi morti.
con Enzo Panzieri, adesso siamo a San Pancrazio, anche qui quel giugno del 1944 fu perpetrato l'eccidio nazifascista. Ci dice intanto dove siamo e poi appunto anche un commento su quell'avvenimento e l'importanza di far vedere questi luoghi anche alle nuove generazioni. Dunque qui ci troviamo in una fattoria, era una fattoria, un rimessaggio di vino e di olio dove avvenne purtroppo l'eccidio di 76 persone, oltre agli uomini, la maggior parte di uomini, ma anche purtroppo anche di donne. Dopo averle seviziate e abusato di loro, furono ammazzate tutte in questo luogo dove ci troviamo e fu dato alle fiamme il tutto, aprendo dei recipienti di vino che si trovano qui alle nostre spalle. Qui i resti rimasero per ben 29 giorni. Far vedere questi luoghi, mantenere la memoria è importante, farlo con le nuove generazioni ancora di più. Ora ci saranno i ragazzi di questo progetto, è importante parlare anche a loro di queste cose. Certamente sì, perché sono i giovani, il domani è tutto nelle spalle dei giovani. Io ho accompagnato tanti giovani, tanti. Non è vero che i giovani non sono sensibili, perché io ho visto uscire dal luogo dove ci troviamo con le lacrime agli occhi ragazze e ragazzi di 18-20 anni. Il mio interessamento è quello cioè nel mio modesto, di far capire che, sperando che queste cose non avvengano, ma purtroppo non avvengano più, ma purtroppo se si accende la televisione si vede che tutt'oggi siamo alle solite in pratica, con molto dispiacere. Siamo in un altro luogo della memoria, a San Pancrazio. L'importanza di essere in questo luogo così importante è anche quello che avete visto stamani mattina. Un commento su questa esperienza. Sì, credo che le esperienze che abbiamo fatto sia oggi che nei giorni precedenti siano state molto significative e toccanti anche da un certo punto di vista, sia per noi che viviamo di fatto in questi luoghi, sia per chi è venuto qua ad assistere di fatto a tutti i luoghi in cui questi eventi sono realmente accaduti. Tramite tutte le testimonianze io penso che sia stato veramente importante, che sia veramente arrivato il messaggio della memoria e del fatto che raccontare, ricordare sia veramente importante per far sì che tutto ciò si spera che non riaccada in futuro. In un altro luogo della memoria sentiamo anche le testimonianze di chi era presente, il tutto all'interno di un'esperienza molto bella per questi giovani. Assolutamente sì, anche perché momentaneamente ci troviamo in un clima sia politico che quant'altro in cui è più facile dividere che unirsi, quindi essere un'esperienza in cui siamo 28 ragazzi di diverse nazionalità, di diverse provenienze e con ognuno la propria storia, è importante conoscersi, stare insieme, condividere, vedere l'altro, che a volte si pensa faccia più paura quando in realtà non è così. Con il sindaco di Buscine, Nicola Benini, tanti ragazzi, l'importanza appunto di far vedere anche a persone che vengono fuori dall'Italia questi luoghi della memoria per fargli toccare con mano ciò che è accaduto in questi luoghi.
Certo, è un bellissimo progetto realizzato dal Comune di Cavriglia in collaborazione con Arci, al quale noi ci siamo prestati volentieri, perché il concetto della memoria per la nostra comunità è importantissima. Quindi come il Comune di Cavriglia, anche il Comune di Buscine e quello di Civitella sono stati veramente devastati dalla Seconda Guerra Mondiale e dagli eccidi nazifascisti. Quindi è fondamentale che l'Europa nel suo insieme faccia questi progetti e faccia conoscere alle nuove generazioni quali sono poi le conseguenze delle guerre, perché purtroppo ci diciamo sempre che la memoria è importantissima perché certe cose non si ripetano, eppure come vediamo nei nostri giorni purtroppo a volte la storia non insegna e certe cose si ripetono in modo drammatico, come sta succedendo ora in Ucraina. Quindi è fondamentale che tutta la comunità europea lavori sul tema della memoria, anzi che sia ancora più forte nel respingere come veramente un cancro tutti quei paesi e quelle figure che invece continuano ancora con le guerre e con la prevaricazione di altri popoli. Quindi un progetto veramente importante e ospitiamo veramente con grande gioia questo gruppo di studenti. Grazie alle testimonianze che questi ragazzi hanno potuto ascoltare, grazie alla visita in questi luoghi della memoria, si potrà conservare quello che è il ricordo di quanto accaduto per costruire un'Europa migliore. Da qui, da San Pancrazio nel comune di Buscine, si conclude questa 2 giorni della tappa italiana del progetto europeo BRICS Made of Words. Adesso i 28 ricercatori provenienti da tutta Europa si sposteranno ad ottobre in Bosnia, a Sarajevo, per continuare questo viaggio alla scoperta dei luoghi della memoria.